11 marzo 2025, quinto incontro di Access User Groups Italia. Oggi sono io a condurre le danze, visto che nessuno di voi si è fatto avanti nelle settimane precedenti. Spero che per il futuro siate più coraggiosi. Alcuni di voi mi conoscono già, ma è comunque usanza aprire con una breve presentazione. Mi chiamo Alessandro Di Maldi, vengo da Roma, ho toccato la mia prima tastiera 45 anni fa, no, più hanno meno, nell'81, e dopo anni di Basic, COBOL, Pascal, Fortran, DB2, DB3 e simili, nel 98 ho incontrato VBA ed è stato amore a prima vista. Da allora è stato il mio strumento di lavoro principale e preferito. Per diversi anni ho lavorato come consulente per un'agenzia delle Nazioni Unite chiamata World Food Program, la WFP, meglio conosciuta in Italia come PAM, Programma di Alimentazione Mondiale, per la quale ho lavorato diversi anni, passando dall'Afghanistan a Pyongyang in Corea del Nord, a Addis Abeba in Etiopia, poi a Roma presso la loro sede centrale. Poi ho trascorso alcuni mesi a Vienna per un'altra agenzia delle Nazioni Unite e dal 2014 vivo a Francoforte, dove ho lavorato 5 anni presso la BCE, la Banca Centrale Europea. Il mio compito principale in tutti questi posti era creare applicazioni Office, quindi principalmente Access, ma non solo. E per alcuni di questi anni ho avuto come collega Simone Bardi, il nostro prode riservatissimo co-chairman, che come vedremo tra poco ha avuto una parte importante in questa storia, che io chiamo di quelle che io chiamo interfacce dinamiche. Peraltro sono finalmente riuscito a convincerlo a esporsi in prima persona, quindi a maggio sarà lui a deliziarci con una sua presentazione. Quindi anni fa ho avuto questa strana idea di realizzare interfacce interattive con Access e oggi vi mostrerò alcune delle cose che ho realizzato, tra cui diversi prototipi, esperimenti, progetti che non hanno mai visto la luce per un motivo o per un altro. Questa è quasi la stessa presentazione che fece al DevCon 2021, quando per la prima volta mi trovai a interagire con la comunità internazionale degli sviluppatori Access. Il DevCon, e ne abbiamo già parlato negli incontri precedenti, è la principale conferenza internazionale su Access, organizzata ogni anno da Karl Donau-Bauer, che come molti di voi sanno è il grande guru della comunità Access mondiale, MVP ininterrottamente da 26 anni. Tra l'altro l'ho incontrato ieri, mi ha intervistato a proposito di una nuova app che sto creando e mi ha detto che dà sempre un'occhiata ai nostri video su YouTube, anche se il suo italiano non è perfetto, e si è detto addirittura disponibile a fare lui stesso una presentazione per AUG Italia quest'estate, quindi lo attendo al varco, sarà un piacere, un grande onore, cercate di non mancare l'appuntamento. Comunque, al DevCon non sapevo cosa mi aspettassi, ma il mio lavoro è stato accolto con grande entusiasmo, il che ovviamente mi ha fatto molto piacere e mi ha spronato a continuare su questa strada. Quindi, per prima cosa, vi racconterò come è iniziata questa storia, la prima volta che ho avuto questa folle idea di creare interfacce interattive con Access, e fra poco vedremo cosa intendo con interattive. In meno di un minuto vedremo 4 prove di concetto, idee che non sono mai diventate applicazioni reali, ma che vorrei condividere comunque per quello che sono, semplici idee. Le porte scorrevoli fanno eccezione perché all'epoca era solo un'idea, ma nei mesi successivi al DevCon ci ho lavorato su ed è diventata un'applicazione finita e funzionante, tanto che alla fine l'ho inserita nel mio libro, di cui forse vi parlerò alla fine se avremo tempo. Poi vedremo alcuni strumenti per la vita reale che ho creato nel corso degli anni, applicati a diversi campi. Ad esempio, per gestire problemi geografici. Prima un modulo geografico che ho creato in Corea del Nord nel 2008, un altro che ho creato in Etiopia nel 2010 e una mappa pirata che ho creato per divertimento nel 2013. Per esplorare la possibilità di interazioni con altre applicazioni, vedremo I2P, uno strumento che ho realizzato per la BCE nel 2017. I2P rappresenta una specie di eccezione in questa presentazione, nel senso che non ha un'interfaccia veramente grafica, ma ho deciso di includerlo comunque perché penso che sia un buon esempio di interfaccia semplice applicata a un compito non così semplice.
E poi una rapida occhiata a una complessa timeline scorrevole, anche questa descritta in dettaglio nel mio libro. Problemi di tipo logistico possono trarre un grande vantaggio da un'interfaccia grafica. Vedremo Velo, Vessel Loader, uno strumento divertente per gestire il carico delle navi. E infine Happy Verde, un gestore di porti dove incontreremo di nuovo la timeline scorrevole. Quindi, parecchia carne al fuoco. Iniziamo. La storia inizia alla sede centrale del WFP a Roma, era circa il fine del 2006. L'attività principale del WFP è distribuire cibo alle persone bisognose, in quelli che all'epoca erano 82 paesi, e non esisteva un modo centralizzato e condiviso per raccogliere e analizzare le informazioni su cibo, beneficiari, costi e così via. Ogni paese aveva il proprio sistema di tracciamento che andava dai database Access fatti in casa ai fogli Excel classici, addirittura ai documenti cartacei. Era uno di quei periodi in cui lavoravo insieme a Simone e, e fummo quindi incaricati di creare un database Access che includesse ogni possibile informazione e compatibile con le diverse realtà locali degli 82 paesi. All'inizio abbiamo provato approcci standard, no? Con i soliti controlli, sottomaschere e cose del genere. Ehm, Piccola parentesi, so che questa è la cosa sbagliata da mostrare in una presentazione sulle interfacce grafiche. Sono consapevole che questa interfaccia è drammaticamente orribile, ma quella che state guardando è la prima bozza del primo studio preliminare, insomma, era più che altro una raccolta di idee per tentare di capire la quantità di informazioni con cui avremmo dovuto confrontarci. Quindi avevamo informazioni generali sul progetto, poi la struttura geografica che può cambiare notevolmente da un paese all'altro, poi informazioni sugli obiettivi strategici, sulle attività per ogni obiettivo, sul cibo che veniva distribuito per ogni attività e poi ancora statistiche di vario tipo, informazioni sui riceventi, sui beneficiari, genere, tipo, età, eccetera. Informazioni sul cibo, le razioni giornaliere, i periodi di distribuzione e così via. Beh, non importa quanto provassimo, non c'era modo di raccogliere e presentare efficacemente questa enorme quantità di informazioni correlate in modo significativo. Così un giorno, triste e scoraggiato, guardando la struttura del database, mi è venuta questa strana idea di costruire un'interfaccia visiva con riquadri collegati da linee. E dopo un paio di mesi con Simone abbiamo dato vita al primo prototipo di AIDA. L'interfaccia era un po' rozza, non molto elegante, ma d'altra parte era solo un prototipo. Vediamo un po', tiro fuori un progetto a caso. Comunque mostrava, come vedete, località, obiettivi, attività, beneficiari, merci, con cifre totali, quindi la maggior parte delle informazioni che abbiamo visto prima, sparse in diverse maschere non correlate, questa volta venivano presentate in un'unica schermata. Le catene operative sono ben visibili, per esempio se clicco su questa commodity posso vedere dove, perché, a chi e quanto di questo cibo è stato distribuito. Facendo doppio clic su una casella posso accedere ai dettagli e modificarli per commodity, beneficiari, vedete l'enorme quantità di informazioni che ci sono ed è anche possibile creare nuove catene graficamente. Per esempio, creo un nuovo gruppo di beneficiari, metto un po' di numeri a casaccio e questo gruppo di beneficiari nuovo posso collegarlo sempre graficamente a delle commodity, per esempio questa, e inserirli in una catena che prevede location, motivo della distribuzione di cibo, il tipo di attività, eccetera. Quindi, per esempio, qua, sempre graficamente. Eccoci qui. E tutte le cifre ovviamente sono automaticamente aggiornate.
I dati possono essere anche aggregati su più campi, per esempio posso aggregare i beneficiari per categoria, ok, e cliccando su una casella posso vedere appunto il dettaglio, no, il dettaglio, scusate, le cifre aggregate relative a quella categoria. Non vi mostrerò il complesso sistema di reporting perché c'è molto di più che vorrei mostrarvi. Questo è un sistema di report dinamico, di report dinamici che avevamo costruito con Simone, ma c'è molto di più che vorrei mostrarvi, vorrei andare avanti. Questa però è stata la prima volta, la mia prima interfaccia grafica, diciamo, o come preferisco chiamarla, interfaccia dinamica. La cosa che mi ha davvero colpito è stata la possibilità di mostrare una enorme quantità di informazioni, fondamentalmente su un'unica schermata. E questa è stata la caratteristica principale che mi ha spinto a esplorare più a fondo questa strada. Le prossime quattro cose che vedremo erano esperimenti, una specie di studio di fattibilità. Da cose semplici come questa, qui vengono assemblate quattro maschere, sono sottomaschere completamente funzionali, sono perfettamente funzionanti. Vengono assemblate con questo effetto fisarmonica, qui sono solo quattro, ma in realtà possono essere un numero qualunque, compatibilmente con le limitazioni di Axis. Come ho detto prima, in seguito a questa presentazione al DevCon, ho sviluppato questa idea fino a farla diventare uno strumento compiuto. Questa è una cosa un po' più divertente, uno strumento per scegliere due documenti fra i tanti disponibili da inserire in un unico foglio Excel in questo caso, ma potrebbe essere una qualsiasi altra situazione in cui si debbano scegliere oggetti da un insieme di oggetti disponibili. Volano e tornano al posto da soli. Quest'altro invece era un esperimento su cui stavo lavorando anni fa per un'applicazione di ricerca persone delle risorse umane. Penso che sia divertente e si può trovare anche qualcuno se non ne conosciamo o non ne ricordiamo il nome, semplicemente in base al volto. Velocità di rotazione variabile, vabbè, cosette così, ma anche una normale classica combo box per quelli che la preferiscono. Di nuovo, questa era solo una prova di concetto, quindi l'aspetto è piuttosto modesto, ma penso che sia un approccio alternativo interessante a una situazione molto comune. Ma la vita reale richiede cose più elaborate e più utili. Ad esempio, avendo a che fare con diversi paesi, spesso c'è un grosso problema con i nomi geografici, principalmente a causa di alfabeti e traslitterazioni diverse. Ora, in Corea del Nord, ad esempio, rimasero soddisfatti con una mappa molto semplice come questa, che mostrava informazioni a livello di provincia, che è un rollout scusate, un rollover sulle province, cliccando ottengo le informazioni su quella provincia. Questo funzionava perché i nomi delle province coreane sono abbastanza ben stabiliti nel nostro alfabeto occidentale, nel senso che c'è un accordo generale sulla loro ortografia. E quindi questo tipo di soluzione statica era sufficiente per le loro esigenze. Ben diversa la situazione in Etiopia. La traslitterazione dall'amarico all'inglese era piuttosto soggettiva, diciamo, per dire il minimo. Quindi cercare una località specifica era difficilissimo. Ma poi mi sono accorto che in realtà in tutte le loro ricerche loro sapevano dove cercare, semplicemente non sapevano come scriverlo. Quindi ho creato questo strumento di ricerca visiva che ha semplificato il tutto. Quindi si fa un doppio clic sulla regione di interesse, per esempio questa, e si ottiene la mappa delle zone di quella regione con un elenco delle location di quella regione. Facendo doppio clic su una zona, questa si ingrandisce per visualizzare i cosiddetti voreda, si chiamavano, erano delle specie di distretti, riducendo in questo modo l'elenco. Alla fine, con un doppio clic su un voreda, si ottiene l'elenco delle località per quel voreda, di solito soltanto una manciata, quindi si può selezionare quella che serve senza digitare una sola lettera. Ma volendo si può anche scegliere dalle solite combo box per quelli che preferiscono il vecchio sistema. In questo caso
implementai anche una ricerca avanzata usando tre diversi metodi di ricerca, semplice, approssimata e fonetica, insomma era una versione beta un po' sperimentale. Insomma, alla fine non c'era modo che non si potesse trovare la location cercata. Questa della ricerca di stringhe in particolare è un argomento molto interessante, la ricerca approssimata di stringhe, su cui ho anche fatto un workshop qualche anno fa. Magari vorrei sfruttarlo per un'altra presentazione nei prossimi mesi. Ma possiamo anche divertirci un po' con una vecchia mappa pirata e un po' di trigonometria. Questa era un'applicazione di supporto per un gioco di Facebook chiamato Pirates, Tides of Fortune, le maree della fortuna, non so come fosse in italiano. Il giocatore è un pirata, possiede delle isole e fondamentalmente attacca le isole di altri giocatori, inviando truppe via mare. Quindi determinare la propria isola più vicina a quella da attaccare è fondamentale per il gioco, che ovviamente non fornisce queste informazioni. L'unica informazione disponibile è la posizione delle isole, le coordinate X e Y. E con questo giocattolino si possono aggiungere le isole che interessano e calcolarne la distanza. Per esempio, posso aggiungere un covo nemico, chiamiamolo nemico 1, Mario Orsi, e diciamo che le sue coordinate sono, le conosco, me le dà il gioco, meno 3000, meno 2000. Eccolo qui. Quindi se voglio attaccare questo covo nemico, ci clicco sopra e vedo che questo è il mio covo più vicino, quello più conveniente da cui far partire l'attacco. Con la rotella del mouse posso zoomare in e out, posso resettare zoom e se aggiungo un covo, se aggiungo un'isola che si trova al di fuori della mappa visibile, per esempio, non so, nemico 2 di Maria, il nome purtroppo è necessario perché se no dava un errore, meno 5.000, meno 5.000, quindi fuori dalla mappa visibile, la mappa viene automaticamente ridimensionata per includere questo nuovo covo. Di nuovo, questo è il mio covo più vicino. Quindi queste sono alcune delle cose che possiamo fare con Access da solo, ma come ben sapete sfruttiamo la vera potenza di Access quando colleghiamo diverse applicazioni e le facciamo comunicare. Ora, Access Excel e Access Outlook sono due esempi classici, ma oggi vi voglio mostrare uno strumento che ho creato qualche anno fa alla BCE che collega Access, Excel e PowerPoint. Questo era lo scenario. Avevano questo grande file Excel con diversi fogli, ci sono diversi fogli. Questi fogli contenevano dei grafici, quasi, quasi tutti questi fogli contengono uno, due o anche più grafici, e tutti questi grafici sono basati, pescano i dati da una tabellona, questa qui, provo a ridurla al minimo, ma comunque vedete che è parecchio grande perché raccoglie i dati di, non mi ricordo quanto, un centinaio di banche europee. Vedete, è una colonna, è una matrice gigantesca. Da qualche parte c'è una casella combinata, credo fosse qui, sì, per cui io da qui seleziono una banca e automaticamente tutti i grafici si aggiornano, vedete, si aggiornano per mostrare i dati di quella banca. Piccola parentesi, prima che qualcuno si faccia venire qualche strana idea, vi informo che tutti questi dati sono fasulli, sono finti, non reali, quindi non sto diffondendo informazioni riservate. Poi se anche fossero reali risalirebbero a quasi 10 anni fa, quindi direi che sarebbe di poca utilità. Ma lo ripeto, non sono dati veri. Lo dico perché quando ho presentato questa cosa al DEFCON poi ho avuto dei problemi, qualcuno ha detto, ah ma stai presentando dei dati confidenziali di qua e di là. Quindi sia ben chiaro, non sono dati reali. Ora, quello che volevano fare era esportare questi grafici in PowerPoint e fin qui niente di strano, ma i requisiti erano piuttosto rigidi. Selezione di una o più banche contemporaneamente.
presentazioni PowerPoint separate, una per banca selezionata, e fin qui diciamo che tutto nella norma. Il terzo punto era una selezione di un sottoinsieme di grafici, quindi sostanzialmente non volevano esportarli tutti, ma volevano selezionare i grafici singolarmente da ogni foglio nel file. Questo sì, questo no, questo sì, questo no, nel file Excel. E poi volevano un grafico per diapositiva, ma ogni diapositiva con un layout personalizzato, con o senza titolo, con o senza note, nota a piedi pagina e così via, grafico per grafico ogni volta. Ora, questo è un insieme di requisiti non banali, in particolare questo terzo punto, la selezione dei grafici, mi ha fatto pensare parecchio per evitare interfacce ingombranti e inefficienti. Alla fine sono riuscito a trovare una soluzione semplice, con solo 3 passaggi da parte dell'utente e un'interfaccia relativamente ordinata. Per prima cosa si seleziona il file sorgente, questo file Excel che vi ho fatto vedere prima, questo qui, che viene letto, e quello che succede in questo momento è che tutti i grafici contenuti nel file, in tutti i fogli del file, vengono individuati ed estratti per essere utilizzati nel passaggio successivo. Passaggio successivo che sarebbe selezionare i grafici che si vogliono esportare. Quindi qui abbiamo una miniatura dei grafici, come vengono letti dal file, c'è anche un'anteprima in tempo reale, per vedere un po' com'è, uno zoom. C'è anche il nome del foglio padre, un'anteprima del layout che si può personalizzare per ogni grafico, quindi può non avere un titolo, headline sì o no, note verticali, note orizzontali, footer senza footer, e c'è una anteprima della slide come verrà visualizzata. Questa col titolo, note verticali e footer, si ha un'idea di come apparirà la slide finale. Quindi ad esempio selezioniamo, non so, un paio di slide di queste due, questa completa, questa soltanto con delle note verticali qui al lato. Quando si è finito si fa OK e si chiude, 2 chart selezionate. Terzo passaggio, selezione delle banche. Ci sono 111 banche divise per paese, si possono selezionare singolarmente, così, oppure si può selezionare tutte le banche di un paese con un clic solo. Ne selezioniamo per il momento, diciamo, un paio, e dopodiché basta premere Export e si esegue il processo. Ci vuole ovviamente un po' di tempo, ovviamente a seconda del numero di grafici e di banche selezionate. OK, completato ed è fatto. Apro il folder con le presentazioni e ho le mie 2 presentazioni, e dentro le presentazioni ho i 2 grafici che avevo selezionato con le loro impostazioni. Quindi, che dire, ancora una volta abbiamo una soluzione facile da usare, senza quelle noiose combo box, liste sotto maschere infinite. Per chiudere questa sezione interazioni, che potrebbe in realtà continuare con molti altri esempi, voglio mostrarvi solo un modulo di una enorme applicazione che ho creato per la BCE. Questo è sbagliato, dovrebbe essere questa, stiamo parlando qui della lista. Applicazione che penso sia un altro buon esempio delle capacità grafiche di Access. Per farlo vi mostrerò un video dimostrativo, così, perché altrimenti ci vorrebbe un po' troppo. Questo dura solo 1 minuto e mezzo. Allora, qui nel ribbon potete vedere i componenti di questa applicazione. C'è uno scanner di posta, creato con Access ovviamente, installato su una macchina virtuale che interrogava una casella di posta di Outlook e reagiva alle email in arrivo, categorizzando e salvando email e allegati.
C'è poi un daemon, sempre Access, che risiedeva su un'altra macchina virtuale e interrogava una cartella di posta condivisa. Quando arrivava una mail con un allegato, lo scanner salvava il documento in una cartella condivisa, il daemon lo rilevava e mandava una mail tramite un server SMTP a cui si collegava a un indirizzo prefissato, così che il file potesse essere prelevato e elaborato da un operatore. Visto che risiedeva su una macchina virtuale senza controllo umano, a intervalli regolari inviava anche delle mail di servizio, chiamiamole così, che avevo poeticamente chiamato Heartbeat, quindi il battito cardiaco, per dimostrare di essere ancora attivo. C'era poi un intero sottosistema per l'approvazione in due fasi dei documenti, che richiedeva profili utente, gruppi utente, privilegi di accesso, privilegi operativi, un flusso di lavoro di documenti estremamente complesso perché andavano a finire in cartelle predefinite sulla rete interna della banca e così via. E poi un cosiddetto tracciatore di comunicazione, un communication tracker, con una timeline scorrevole. Lo scopo principale era quello di tracciare le email in entrata e in uscita e gli allegati di circa 108 banche europee che vedete qui sulla sinistra, per un totale abbastanza rilevante di documenti, c'erano circa 9.000 email e 5.000 allegati. Il risultato è stato abbastanza soddisfacente, anche se un po' lento nello scorrimento, ma Access non è un sistema grafico e qui in qualche modo lo stavo spingendo al limite. La timeline era piuttosto grande, con 125 corsie, chiamiamole. Queste caselle verdi che vedete sullo schermo rappresentavano le mail solitamente richieste di invio di documenti, che iniziano nella data di invio e terminano nella data di scadenza della richiesta di invio. Ho anche creato una variante di questa timeline, l'ho sincronizzata con questa per mostrare le effettive relazioni tra le mail, per vedere come erano collegate le mail. Insomma, quale mail era una risposta a quale altra mail, per seguire le conversazioni. Sincronizzato significa che se cliccavo sulla mail in questa timeline, la timeline principale scorreva automaticamente, come vedete adesso, per trovare e selezionare la stessa email. Quindi clicco su un'altra email, questa qui, e la timeline principale scorre e trova la stessa email. Lo stesso accadeva cliccando su questa timeline, l'altra scorre e trova la stessa mail. In questo caso gli oggetti erano persino trascinabili per districare le linee di collegamento se necessario. A quell'epoca avevo già scoperto il modo di implementare il drag and drop in Access, avevo già cominciato a usarlo un po' dappertutto. Un bello strumento, devo dire, che è stato molto apprezzato dagli utenti che dovevano destreggiarsi tra migliaia di mail e documenti durante l'intero esercizio. C'erano un sacco di altre funzionalità basate su questa timeline, sempre seguendo il concetto di tutto in uno schermo, ma non abbiamo tempo, quindi andiamo avanti. Per quanto riguarda la logistica, quando ero consulente per la WFP Etiopia, c'erano enormi problemi con la catena di distribuzione alimentare. C'erano donatori di cibo in tutto il mondo che donavano cibo che doveva essere caricato su navi e consegnato in Etiopia. Inutile dire che tutto questo veniva gestito con abnormi fogli Excel e ogni anno si verificava una quantità astronomica di perdite di cibo, principalmente a causa di errori di immissione dati. Quindi creai questo prototipo che è stato molto divertente da realizzare ed era ancora più divertente da utilizzare. Quindi si possono selezionare donatori, per esempio, non so, donatori tedeschi. Eh, Quello che avete visto apparire per un attimo è dovuto al fatto che questa maschera in realtà non esiste nel database, viene creata dinamicamente in questo momento e posso scegliere i donatori e quando clicco su questo tasto questa schermata verrà cancellata, quindi non ne resterà traccia nel database. È un esperimento che avevo fatto. Quindi uso questi donatori, dopodiché posso creare delle navi, per esempio, non so, la Vespucci, nazionalità ovviamente italiana, questo permette di inserire una bandierina, capacità, non lo so, 500 tonnellate, creo un'altra nave, per esempio la Kobayashi,
Shimaru, chissà, sa, giapponese, e capacità 600, non è importante. Ok, dopodiché posso gestire la quantità di cibo da caricare su ogni nave per ogni donatore. Quindi questo donatore carica una quantità di cibo su questa nave, questo donatore ne carica un po' qui e un po' qui, quest'altro donatore carica anche lui, diciamo, tutto quanto qui, eccetera. E grazie al calcolo automatico si può cambiare idea e modificare le quantità in modo rapido e semplice. Non ve lo faccio vedere perché questa demo non funziona, ma insomma posso entrare dentro questo donatore e vedere a chi ha donato il suo cibo, in quali quantità e modificarlo. Analogamente posso entrare su una nave e vedere da chi sta ricevendo cibo e eventualmente modificarlo. Ora immaginate questo tipo di calcoli fatti su un foglio Excel, è qualcosa di totalmente folle. Il passo successivo fu quello di organizzare l'arrivo di queste navi nei tre porti di Djibouti, Berbera e Port Sudan, che sono i tre porti che servono l'Etiopia, che di per sé non ha sbocchi al mare. Lo scopo ovvio era quello di minimizzare i costi delle operazioni di scarico del cibo, considerando il costo giornaliero della nave d'ormeggio, i giorni di attesa, i giorni effettivi di scarico e così via. Indovinate un po', utilizzavano enormi fogli Excel ed erano un vero incubo da usare e mantenere. Con la timeline scorrevole, gestire le navi è diventato estremamente semplice, tutto è visivo e di nuovo condensato in un'unica schermata. Ad esempio posso aggiungere un'altra nave, diciamo S3, il costo devo metterlo se no mi dà errore, non so, 80.000 tonnellate, la grossa, e non so, ne mettiamo un'altra, 40.000 tonnellate. Ok. Come si può vedere, vengono automaticamente posizionate sulla timeline in base alla data di arrivo stimata. E anche le relazioni tra le navi sono chiaramente visibili. Adesso ve le evidenzio. Qui ci sono i giorni di attesa al molo, dovuti al fatto che una nave è già ormeggiata e quindi questa nave deve aspettare il suo turno. Ci sono i giorni effettivi di scarico del cibo, dovuti alla quantità di cibo e alla capacità di scarico della nave. C'è il costo totale della soluzione, ovviamente in questo caso è basso perché ho messo dei costi bassi, un po' di statistiche sui giorni di attesa, eccetera, eccetera. Modificare le navi è anche facile perché basta cliccarci sopra e editare i dati, ok? E tutto viene ovviamente ricalcolato e riposizionato automaticamente. Soprattutto trovare una soluzione è estremamente veloce e facile perché si tratta soltanto di trascinare le navi in giro, quindi fargli cambiare di molo, cambiare il giorno d'arrivo o addirittura dirottarle su un altro porto e il costo totale ovviamente cambia. Supponiamo che poi abbia trovato una soluzione che mi sembra ragionevole, ma voglio confrontarle con altre soluzioni e allora posso utilizzare il modo simulazione. Questa viene congelata, questo è il suo costo totale, in questo momento è zero, va bene, ma posso confrontarla con altre situazioni e vedere se il costo migliora o peggiora. Alla fine posso decidere se gettare tutto e tornare alla soluzione precedente che mi piaceva di più, oppure mantenere questa che ho trovato adesso. Diciamo che torno alla precedente ed eccoci qua. Quindi, cosa possiamo dire alla fine? Abbiamo visto Access applicato a semplici attività generiche, a problemi geografici, supporto ai giochi, vita quotidiana in ufficio, ma anche complicate attività logistiche. Il punto fondamentale di tutto questo è che quando si progetta un'interfaccia non deve necessariamente essere una normale interfaccia con le solite liste, i combo, i pulsanti e le sottomaschere continue con infinite liste di regole. Sappiamo tutti che Access già non ha una grande reputazione sul mercato. Io credo che noi come programmatori di Access siamo i primi responsabili di questo. Access ha le capacità per creare qualcosa di diverso, un'interfaccia colorata,
un modo divertente di interagire, approcci di interazione intuitivi come il trascinamento della selezione, modi semplici ed efficienti per gestire e visualizzare dati e informazioni, in un mondo in cui la visualizzazione dei dati è una fetta rilevante del mercato. Penso a Power BI, a Tableau, a tutte queste costosissime piattaforme. Certo, Access non è paragonabile, ma nel suo piccolo può fare la differenza, specialmente per una piccola media impresa che non può permettersi licenze a 5 o 6 zeri. Io ho finito, spero che questa presentazione possa ispirare alcuni di voi a esplorare questa strada. Sono ben lontano dall'essere Steve Jobs, quindi non dirò siate affamati e folli, ma perlomeno siate creativi, scatenate l'immaginazione, sperimentate, non stancatevi mai di provare qualcosa di nuovo. Bene, 19:44, perfetto orario. Termino ricordandovi il mio sito, alessandrogrimaldi.com, da dove potete accedere al mio negozio online, dove troverete pillole di VPA gratuite, più strumenti e tutorial, questi purtroppo a pagamento, e la versione italiana del mio libro pubblicato l'anno scorso, in cui descrivo in dettaglio come realizzare il drag and drop, la timeline scorrevole, l'effetto a porte scorrevoli e tante altre cose. Se poi cercate il mio nome su YouTube, non sono magari il primo, però sono facilmente riconoscibile. Don Alessandro Rimanti, proprio no. Questo è il nostro canale, a Oggi Italia. Eccomi qui, facilmente riconoscibile. E in queste due playlist, in questa no, sono cose più personali, pubbliche, ma non c'entrano nulla con VBA. E in queste due liste ho pubblicato diversi video nel corso degli ultimi 2 o 3 anni. Negli ultimi mesi sono stato molto occupato con altre cose, quindi ho lasciato un po' indietro questo canale, ma non l'ho abbandonato, anzi ho pubblicato il mese scorso un video di aggiornamento per far sapere a quei pochi che mi seguono che sono ancora vivo. È davvero tutto. Se ci sono domande, io sono a vostra disposizione. Simo, dimmi tu, ci sono domande sulla chat? No, in chat ancora nessuna domanda per adesso. Ok, e dal vivo? Vabbè, intanto per la prima serata sono riuscito a rimanere fino alla fine, quindi sono ben contento di aver visto Ah, anche io. che professionalità stai condividendo, no? Cioè, ci hai raccontato di Sì, tanti anni e del fatto che comunque il nostro Access è il tuo strumento privilegiato, non sei passato ad altro per usare questa parte grafica che è quella che un po' personalmente mi ha sempre un po' messo in difficoltà. Non ultimo mm, il tree no? C'è un controllo tree che hai messo e l'utilizzo dei ribbon, che sono quelle interazioni ehm, ulteriori rispetto ai 4 bottoni, alle combo box, alle list box che ci siano. sì, io da quando ho Sono, scoperto TVO Ribbon uso solo quelli, praticamente. Da diversi anni uso sempre un TVO Ribbon, sempre. è chiaro che stai parlando a un pubblico, non hai svelato nulla del codice VBA che hai utilizzato, Ma le non vale la pena, nel metodologie. senso... No, 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 beh, nel le senso... logiche, diciamo, al di là di quello, le logiche più che altro, cioè lavorare per classi, lavorare con le API, lavorare con codice riutilizzabile. Questo ci incuriosisce, ovviamente, sta nel tuo materiale che hai detto di andarci a studiare, quindi Access on Steroid sarà il prossimo acquisto, perché se vogliamo implementare questo tipo di approccio bisogna comunque studiare tanto, cioè bisogna andare al di là dell'immediatezza dei 4 controlli che troviamo nella schermata di progettazione, no? Il Sì, percorso è lungo, cioè io lavoro da tantissimi anni, però alla fine uso Access con una logica diversa, e lì arrivo alla domanda, no? Di coltellino svizzero, cioè di strumento rapido e veloce per soddisfare delle esigenze, dove invece se dovessi fare un'applicazione che è poi distribuibile, vendibile sul mercato, è chiaro che devi perfezionarla e arricchirla di tutto quello che tu stai dicendo, no? Di strumenti, controlli di interazioni. La tua esperienza però personale, che mi sembra aver capito è sempre stata quella un po' del freelance, dello sviluppatore, magari dipendente, magari all'interno di un'organizzazione, però
come fa il paio con la necessità comunque di mantenimento di queste applicazioni se non sei una software house con 5-6 collaboratori. Cioè, parlavi anche del fatto che c'è altro tuo collega, adesso il nome non lo ricordo, con cui lavorate insieme. Come lavori in team per realizzare una cosa così sofisticata da freelance? Oh mamma, hai fatto una domanda che dentro ci sono mille cose. No, Allora, scusa, però è perché ti dico allora, da dove allora, nasce, perché l'applicazione dell'azienda in cui lavoro io dopo sono diventato dipendente per essere lì, ma non ti nascondo che spesso e volentieri oggi stanno vivendola come un rischio, no? Se non ci sono più io, chi la potrebbe mantenere? Dobbiamo passare a qualcos'altro perché è così sì. customizzata, perché così risponde alla nostra organizzazione e quindi mi nasce un po' spontaneo, no? Sì, Trigu e Ribbon, abbiamo detto, sono decisamente i miei strumenti preferiti. Molti non li amano per qualche motivo, hanno le loro ovviamente idiosincrasie. Il Ribbon non è facilissimo da usare, però una volta preso il via, sono strumenti veramente utili e li uso praticamente sempre. E dopodiché questo è, no, è tutto 100% VBA, quindi non ci sono parti terze, non c'è web browser di mezzo, non ci sono JavaScript, .NET, non c'è nulla. È 100% VBA, qua e là c'è qualche API, ma veramente, veramente poche. Dopodiché tutte queste cose qui, quasi tutte, il 90% di queste cose qui le feci prima di scoprire le classi. Ed è una cosa che continua a ronzarmi nella testa. Se avessi conosciuto le classi all'epoca, questi strumenti sarebbero stati molto più semplici da realizzare e probabilmente anche molto più veloci, diciamo, più efficienti. Ti stupirà sapere che tutte queste cose le ho fatte da solo, tranne, tranne AIDA, il primo, vi ricordate, quello sperimentale, il primo, quello brutto, 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 che ho fatto insieme a Simone, ma tutte queste altre app, queste altre applicazioni che avete visto, le ho fatte esclusivamente da solo, senza aiuti. Sono stato fortunato, diciamo, nel senso che ho avuto la possibilità di lavorare come freelance, come consulente, per praticamente tutti questi 25 anni in cui ho usato Access. Per cui non c'era nessuno a dirmi devi fare questo in questo modo, no? Devi fare gestione magazzino, fatturazioni e queste cose qua fatte così. Il mio compito era arrivare, stabilire la situazione, disegnare una soluzione, realizzare la soluzione, distribuire e supporto post-distribuzione. Questo era è stato il mio lavoro per quasi tutti questi 25 anni. E quindi ovviamente ho avuto molta carta bianca, ero io che disegnavo la soluzione, quindi la facevo come dicevo io. Per cui ecco, questa è una situazione che capisco che non è sempre così, a volte lavori per qualcuno e devi fare qualcosa mirato a quella situazione in cui ti trovi, guidato da persone che ti dicono cosa fare, quindi c'è poca libertà, questo lo capisco. Però, ripeto, se serve si fa, se non serve non si fa, non so se mi spiego. Cioè non è che per forza adesso devi metterti a studiare le classi, a comprare il libro perché devi imparare come si fanno queste cose. Lo fai se ti interessa, se vuoi proseguire in quella direzione, ma se tu dici, boh, io comunque nel mio lavoro faccio cosette piccine, le faccio per me, le faccio per il mio ufficio, il mio compagno, il mio collega di lavoro, non mi serve fare cose di questo tipo, basta, finito, cioè va benissimo, non è che devi per forza studiare tecniche nuove, passare le notti a fare esperimenti. Non so se mi sono spiegato. No, no, chiarissimo, anzi, assolutamente, però è chiaro che, come si dice, l'appetito viene mangiando, il miglioramento continuo fa parte Quello un sì. po' della nostra sopravvivenza per certi versi, no? Sopravvivenza anche delle nostre applicazioni, alle quali teniamo perché hanno risolto grossi problemi e non è che perché arriva la software house di turno, ce l'hai già detto anche in passato tu, no? Altre volte avevamo già fatto la stessa domanda, se ancora la tua applicazione era usata in banca, in banca centrale. È chiaro che però è un po' di orgoglio del proprio lavoro dire, beh, basterebbe solo davvero un po' di maquillage, un po' di
funzionalità più interattive per rilanciarlo a un ulteriore sviluppo, questo sicuramente, no? Oggi quello che abbiamo anche condiviso l'altra volta con Massimiliano Amendola, quello che a me manca era interazione quotidiana col newsgroup, cioè il newsgroup era veramente un'oretta della giornata la passavi a scrivere, aiutare, avere un'interazione costante con persone che poi sono diventati amici, no? E quindi Sì, hanno aiutato a crearci il lavoro, a inventarci un lavoro, per cui oggi E dover andare a cercare le informazioni, ti giuro, oggi la prima scelta è andare su ChatGPT, che poi tira fuori delle castronerie, però sei lì, però non ha nulla di contatto umano, non ha nulla di condivisione e non è detto che ti accelera realmente il lavoro, perché quante volte è sì. bastato scrivere su un messaggio, sul newsgroup e uno diceva, guarda, l'ho già fatta io, segui questa roba, vai a vedere quell'esempio e bam, ripartivi, no? Mhm. stasera, Questo è Matteo, importante. Vai Massi, scusa. Matteo, stasera sta seguendo Giampaolo Santoricola, Matteo Boroni, che sono venuti alle prime CISA. Su 6-7 persone che siamo stasera, parecchi sono nati in quel newsgroup là, in quel periodo là, nel 97, insomma, 97-98. L'abbiamo organizzata all'inizio con Carlo Donabauer, poi ho continuato io, insomma, di cui si parlava solo di Access, ci siamo visti in diverse parti d'Italia. Mhm. E lì abbiamo cementato un'amicizia poi con alcuni fraterna, insomma, quindi e lo strumento Access ha sicuramente cementato questo tipo di amicizia e mi ricordo ancora una volta che persone che nel panico poi si chiamano gli amici più fidati e si risolve insieme la questione, è successo un sacco di volte. È nato su quello strumento lì, su quei newsgroup lì, di cui oggi non ce n'è più traccia, insomma, purtroppo. Sì, sì, no, hai ragione, anch'io ho ancora un rapporto di lavoro a distanza con Simone, per esempio, noi non lavoriamo più insieme da parecchio tempo, dal 17, da quando ha lasciato Francoforte. Però ancora adesso, ancora oggi, quando io ho un dubbio, una perplessità, mi serve un consiglio, un suggerimento, la prima cosa che faccio è chiamo lui, dici tu che ne pensi. Lo scambio di informazioni e di idee è assolutamente fondamentale, specialmente anche nella programmazione. Quindi è un peccato che quei gruppi siano stati abbandonati. Ma io, se mi posso permettere, buonasera Leonardo da Sasso di Ischia, ma Ciao, Leonardo. la storia mia è simile alla vostra. Io lavoro tuttora in un'azienda, una catena alberghiera ischitana e nel 99 ci siamo trovati con il vecchio programmatore che ci aveva fatto un software in RPG ancora su un 36 dell'IBM che praticamente ci Mm. lasciò di punto in bianco e tutto quanto. Io che smanettavo un po', avevo iniziato anni prima, avevo fatto un programmino per il magazzino della nostra azienda. Posso dire che da allora ho sviluppato tutto in Access, le nostre procedure che sono di contabilità, di magazzino e di albergo. Sono 4 alberghi collegati, sono circa nei vari alberghi, tra i vari punti di impatto, sono circa 30 terminali che si collegano su 4 database diversi dei vari alberghi, a loro volta collegati con la contabilità. E il problema è quello che ci ha detto anche Matteo, che è l'unico problema che c'è il giorno in cui io lascio l'azienda, anche se ci sono oramai da più di 30 anni, è un problema lasciare tutto questo, ma nel frattempo trovare uno strumento che faccia tutto questo con i costi nostri e poi non è affatto vero che non è gestibile in multiutenza, una volta scritto bene e fatto come Dio comanda, è un software potentissimo a mio modo di Se non vedere. hai E secondo access me alle è il più spalle, sottovalutato dei se linguaggi non di hai access programmazione alle mai. spalle però, Leonardo, Scusami? alle spalle di metterci almeno SQL. Guarda, allo Non- stato attuale l'ho fatto per un'azienda, per un altro albergo qui che mi aveva chiesto il software. Ti devo dire, in questo momento ancora riesco a gestirlo abbastanza bene. È un passaggio che si può fare nel tempo, per l'amor di Dio, assolutamente. Io, tra altre cose, abbiamo anche un'agenzia in Germania che ha un database in Oracle e l'interfaccia poi qui l'ho fatta in Access, quindi anche via UDBC collegato con Oracle funziona benissimo.
Dico che comunque è un linguaggio di programmazione che dà ottimi risultati e che sicuramente è assolutamente sottovalutato rispetto alle enormi potenzialità che ha. Ecco, questo diciamo vi rendevo i dotti giusto della mia esperienza così su Ischia. Va Sì, bene, ragazzi, io vi devo salutare. So che Alessandro doveva finire la risposta, ma capisco che Sì, era no, già ti stata dico esaustiva. no, ti No, dico una vai, cosa vai, sola. prego. Quando hai detto che è utile aggiungere queste carinerie, queste cose grafiche, Mm, eccetera, ti dico quello che mi ha detto il mio capo in Etiopia quando gli ho fatto vedere le barchette, perché mm. prima avevo modificato il foglio Excel che usavano loro e gli andava bene così. Poi, per fare una cosa in più, gli ho fatto vedere questa delle barchette che avevo fatto così come esperimento. Lui mi ha guardato in silenzio 10 secondi e poi mi ha detto: il foglio Excel era quello che mi serviva, ma questo è quello che voglio. Bello. È così, è Questo, così. Probabilmente è questo è, così. questo è, Va bene. la storia è questa. Va bene, ciao A, Matteo, buona serata. a presto, vado a prendere anch'io ciao, i ciao figli. Matteo, buona Ciao a serata. Grazie. tutti. Buonasera. Ciao, buona serata. Comunque, Leonardo, sono d'accordo Ciao. anche con tutto quello che hai detto, anche sulla multiutenza. Io quel bestione con lo scanner, il tracciatore di comunicazione, eccetera, l'ho usato alla BCE e lo usavano in contemporanea almeno una quindicina di analisti che accedevano contemporaneamente al database, non c'è mai stato nessun problema. Quindi sono d'accordo che non è vero questo fatto che c'è dei grossissimi problemi quando superi due o tre utenti contemporanei, non è No, non assolutamente è vero. affatto vero. No, no, Certo, assolutamente. bisogna programmarlo in un certo Deve modo, essere fatto ovviamente. bene. Ah, io dimenticavo una cosa, scusami, perché che in tutto questo c'è anche un quarto software che gestisce le terme con l'invio dei file alle ASL di competenza, perché siamo anche convenzionati. Quindi ci sono 4 software che dialogano completamente tra di loro, database che parlano tra di loro. Quindi la multiutenza gestita bene non è affatto vero, non è un limite insormontabile. È vero, Bisogna è fare le vero. cose fatte bene. Certo, a un certo punto devi switchare su SQL o MySQL, Esatto, è Parti ovvio. che, pensare. parti che con SQL, parti che con SQL tu puoi avere il database anche in cloud, anche su un cloud Linux, cioè tu lo metti su Aruba, ti fai aprire le porte e tutte le applicazioni Access possono collegarsi a Sì. questo database. E Certo, quindi certo. con tempi assolutamente apprezzabili, soprattutto con le connessioni di oggi. Il concetto forte qual è? 2 o 3 utenze sono poche. E soprattutto se vai a condividerlo su delle reti ci sono problemi di corruzione, ci sono problemi enormi. Quando il tuo database inizia anche con SQL Express a essere 10 giga, se la fosse in Access, no, credo che non arrivi neanche, credo che sia 2 giga, non mi ricordo bene il limite di Access. Corretto. Io utilizzo in maniera spinta Access, però come front-end. Mhm. Lo collego in ODBC con SQL e ho tutti i vantaggi che posso avere, ad esempio, elaborazioni server e non client. Cioè, Certo, io ho 1 milione di record, ne ho bisogno di tirare fuori 10 record, non vado con la logica di Access che tiro su 1 milione di record e scremo i 10, io vado giù, seleziono i 10, quindi a contatto con il database e tiro su solo 10 record. Cambia completamente la resa. certo, cioè, Massimiliano, stai dicendo cose assolutamente non controbattibili, però è sempre un problema di utilizzo, cioè se non hai bisogno di questi grandi numeri, Io non devi anche, non lo necessariamente, faccio non devi, oramai per dire lo faccio anche per applicazioni molto piccole, sì, ma va bene, per carità, perché va è un benissimo. modo. Quello che voglio dire, scusami, non è che sei costretto a passare a SQL Server per dire perché c'hai 3 utenti o 5 utenti che entrano contemporaneamente. Non è questa la motivazione. Cioè, fa Certo. certamente bene passare ad altre piattaforme come il back-end, ma certamente non è un problema di 10-15 utenti. Hai problemi di grandi volumi di dati, hai problemi di condivisione del back-end, hai problemi di sicurezza dell'accesso.
quello sono tutte motivazioni valide. Però dover passare a SQL Server solo perché c'hai 5 utenti che arrivano contemporaneamente non è certamente una ragione valida. E Certo, certo. Leonardo, peraltro, Dimmi. tu lo sai che con tutte queste cose che stai dicendo ti stai scavando la fossa, sì? Perché? Perché io ti ho già prenotato per giugno, per la presentazione di giugno. Venite No, assolutamente. no, non hai No, no, capito. La dalla prossima presentazione, riunione il meet, Ah, devo fare una presentazione del software alberghiero? esatto. Sì, Sei stato, sì, perché però... sei stato scelto volontario. sei stato nominato. Abbiamo apprezzato soprattutto la spontaneità con cui ti sei candidato. Dai, Colgo, vabbè, va poi, bene, prendo atto e sicuramente vi faccio vedere quello che ho realizzato e planning, per esempio, per la gestione delle camere, il Tableau è fatto tutto quanto in Access senza alcun OCX, senza nessun oggetto esterno, è tutto quanto VBA. Io questi tipi di tableau li faccio in HTML, cioè con Access costruisco il file HTML in maniera dinamica, con tutti i CSS, con tutto quello che serve, e semplicemente con un controllo web che inserisco in maschera, riesco ad avere e quindi a fare, nel caso dell'albergo, la camera prenotata. Però Massimiliano, permettimi una cosa, giusto una curiosità, ma in HTML poi la gestione del drag and drop, la gestione tipo uno Esatto. swap su una camera, spostamento di clienti all'interno della camera, riesci a farlo? Come? Perché tu in realtà puoi comandare l'evento Navigate to e con quello, nel momento in cui tu vai a cliccare, puoi gestirlo come ti serve. I menu contestuali è la stessa cosa. La cosa carina nell'HTML è che ci puoi mettere dentro tutte le iconcine che vuoi, quindi tu non devi più scrivere se non il nome del chi ha prenotato la camera, però i vari servizi tu glieli elenchi dentro semplicemente con tante iconcine diverse, ok? E quindi con la logica che oggi l'icona la fa da padrone su tutto, anche sui telefonini, tu dentro in quella cella dell'HTML ci metti tutte le icone che vuoi facilmente con l'HTML e questo l'ho gestito anche con delle classi, parlando come quello che dicevamo, quello che diceva prima Alessandro. Con le classi io mi ero creato la classe camera e quindi mi buttavo dentro, creavo dinamicamente questo tableau in maniera veramente molto velocissima e molto versatile, con i colori che volevi, con gli stati, con gli eventi, quello che vuoi, insomma. Diciamo che sì, è perfetto. interessantissimo. Io l'ho fatto, vabbè, poi ve lo farò vedere a giugno, visto che sono cooptato in maniera volontaria. Esatto. Vi farò vedere Alessandro, quello che ho hai realizzato insistito io. così tanto che mi sembrava brutto digerirlo. E vabbè, comunque ho insistito e farò vedere come l'ho realizzato io. Anche per me, diciamo, si possono colorare come vuoi le agenzie, il cliente, il tipo di camera, la tariffa che viene applicata al cliente, tutta Anche una se io serie devo dire la di verità, opzioni ci sono. Dimmi. non amo moltissimo i colori, troppi colori in No, no, maschera, è non amo sempre molto. è tutto da pannello, è l'utente che lo fa. Perché il problema, per esempio, nelle portinerie, però questa è un po' la mia esperienza, ci sono 4-5 addetti diversi e per ogni albergo, quindi ne abbiamo circa 20-25 persone che sono nei 4 alberghi sono in portineria, per cui alcuni vogliono vedere l'agenzia colorata, altri vogliono vedere la tariffa. Se lo fanno loro, mettono un flaghetto e si rifanno i colori. Ecco, questo soltanto per me, pure per me voglio molto semplice le cose, però alla fine mo ci vuole, avendomi in albergo, chi chiede una cosa, chi ne chiede un'altra, Certo, è un certo. po' Vabbè, questo poi ragazzi, anche... ragazzi, vi devo interrompere, sono le 8:15, stiamo Ah, andando scusaci, poi... hai ragione. No, tranquillo, perché è che poi il video devo editarlo io, quindi più è lungo, più è Sei doloroso. capitato in mezzo a due Hai, napoletani, è il hai Mamma minimo. ragione. mia. Raga,
No, comunque discorsi molto, molto, molto interessanti. No, Leonardo, pensaci seriamente, io te lo propongo Sì, ma ufficialmente a mi fa giugno. piacere anche proprio per un confronto simpaticissimo con voi. Siete... E resta vero il Perfetto, fatto che mi aspetto a Dischi, eh? Non va era una benissimo. battuta. Il prossimo appuntamento sarà a maggio, che giorno è? L'11, scusate, aprile, ho sbagliato 11 anche la aprile. data messa, sì, ho sbagliato anche la data messa qui sulla schermata. Comunque, 11 aprile ci sarà Francesco Cadin che ci parlerà di pit stop, questo gestionale per ripartire, come lo definisce lui. E, Francesco, se vuoi darci un'anteprima di quello che sarà questa tua presentazione, 2 minuti, eh? Allora, grazie, lo sono contento che siamo in pochi perché così mi preparo già per la prossima figuraccia. Allora, è ovvio, vi rubo solo un minuto per dire che sarà l'occasione per sentirsi un po' umiliato, nel senso che questo è un gestionale che io ho realizzato, che tengo vivo per il mio ufficetto e che non può competere con le cose che sento proporre e che vedo realizzate dai professionisti. Io non sono un professionista del software e faccio altro, però mi sono dovuto reinventare per automatizzare le operazioni dell'ufficio in cui lavoro. Questa cosa funziona da tanto e sono contento che funzioni, è ovviamente più che migliorabile. Allora sarò ovviamente il vaso di terracotta in mezzo ai vasi di ferro, no? Ma Però basta, dai. critiche, critiche lo dicevo in una mail ad Alessandro, critiche costruttive, insomma, ovviamente, critiche utili per migliorare. La grafica sarà quello che sarà e ci vogliono anche quelli che vengono derisi, ovviamente, perché altrimenti non si sta. No, 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 dai ragazzi, basta con queste storie. Non esiste umiliare, qua, di là. No, Nessuno, non ho ancora trovato nessuno tra di voi che abbia detto io sono un programmatore professionista. Nessuno. Siete tutti programmatori dilettanti, tra virgolette, nel senso buono, nel senso non di professione. E riuscite a fare delle cose eccellenti, eccezionali, come hanno dimostrato Salvatore un paio di mesi fa, ma anche Giordano il mese scorso. Quindi basta con questa umiltà. Dai, forza. No, non è fine a se stessa, è consapevolezza. Allora io vedo che fate lavori meravigliosi e io mi arrabatto, però vedo che insomma tutto funziona, perciò alla fine sono È quello, contento. che- quello che è Io avevo importante. una parte per Alessandro da fare molto rapidamente perché siamo veramente in chiusura di sgoccioli Sì, e volevo sapere se i tuoi prodotti funzionano anche con i runtime di Access e se hai e come puoi tenere in piedi un sistema di log per gli errori, perché a me quando crasha esce senza appello e i miei utenti non mi sanno dire cosa hanno fatto in quel momento, quindi anche di questo un giorno o l'altro mi piacerebbe sentir parlare, ecco. E grazie. va bene, forse non è questo il momento. I runtime in realtà non l'ho mai usati, non ne ho mai avuto bisogno. So che hanno dei problemi ogni tanto, non è che siano proprio perfetti, macchine perfette, ogni tanto crescano. E il log te lo devi inventare, un file testo che tieni aperto e su cui scrivi ogni volta che fai un'operazione. Non mi pare che ci siano molte Bene, altre alternative, insomma. vabbè, A vabbè, meno di non è molto. usare app di terze parti, non so se Watchdog forse fa queste cose in automatico, non ne ho idea. Riesco a fare dei log meravigliosi, solo che non sono particolarmente significativi o chiariscono la situazione di quel momento, perciò sarà utile un domani sentire qualcuno di voi che realizza una cosa del genere, ecco, sempre per imparare. Va bene, buttiamola lì come argomento possibile. Se qualcuno vuole tirarci fuori una presentazione, benvenuto. Comunque, d'accordo. Allora, ragazzi, grazie di tutto. Chiudo grazie qui a la te. registrazione. Ci vediamo all'11 aprile, se non ho sbagliato la data. È l'11? Qualcuno sa qualcosa? Marzo? E infatti è il 15 aprile, esatto. Va bene, ho sbagliato tutto, d'accordo. Ci vediamo il 15 aprile con Francesco e il suo umile gestionale. Grazie per essere intervenuti e Poi Grazie a no, buona te. serata a tutti quanti. non è il secondo martedì, Sì, è il secondo martedì. allora è l'8. Eh?
Allora è È l'8 l'8, aprile. è l'8. Sì, perché il 1 aprile è Eh sì, è il... martedì 8. Vabbè, scusate, è stata una giornataccia, sono veramente stanco. Comunque, Ah, l'8 aprile, 8 aprile confermato, 8 aprile alle 19 con Francesco Cadino. Grazie a Grazie. tutti e buona serata. Buonasera, buona serata a anche a tutti. tutti. Buonasera. Buonasera a tutti, grazie.